L'ambiente era cambiato, il rap era diventato mainstream, ma noi comunque abbiamo sempre gravitato nell'underground. Cosa fa il rap mainstream? A noi poco ci interessa, poco ci importa e poco ci cambia cioè per noi l'hip hop può diventare il rap, può diventare anche andare su Marte. Cioè il nuovo rap si fa su Marte, per noi si fa sempre in questo modo. Che lì eravamo quattro stronzi, cioè a Reggio abbiamo visto già loro erano connessi con tutta Italia, con il resto d'Europa, c'erano i primi b-boys, i primi breaker, i writers, piuttosto che i primi rapper, i primi MC, si faceva un po' di freestyle, c'era qualcuno che rappava in inglese e quindi da lì ho iniziato proprio a capire cos'era il vero hip hop, ecco, tra virgolette. E eravamo un po' tutti in connessione con tutte le persone che erano appassionate di questa cultura di strada, urban, chiamiamola come vuoi. E lì ho conosciuto Lefty che poi è diventato il mio socio collegandomi al primo disco, Zitto dal cuore, con Nexi Fusion. Eravamo appassionati a tal punto che prendevamo i treni proprio da ragazzi super giovani, andavamo a Parigi, che ne so, alle serate a vederci com'era questo movimento. Spesso eravamo gli unici due bianchi, però giravamo tranquilli anche nelle banlieue. Mi ricordo che comunque, essendo accomunati da questa cosa dell'hip hop, non c'era questa distinzione o questa presa mal di stare nei quartieri malfamati di Parigi, ma noi non abbiamo mai avuto problemi con nessuno. Comunque l'hip hop ci metteva un po' tutti sotto la stessa luce. Eravamo degli scantinati, un quartiere popolare. Ci siamo messi a rappare in italiano e i tipi dicevano che secondo loro era strano, pensavano che il rap in italiano non esistesse. È come se avessimo chiuso un ciclo, un giro a fine anni 90, perché comunque facendo le stesse jam, facendo gli stessi concerti, vedendo le stesse persone, con gli stessi gruppi, penso che sia arrivati proprio a un capolinea naturale delle cose. Ah sì, questo è il solito discorso che facevamo con i miei amici writers, che un po' a una certa si è arrivati talmente a un livello di complicazione di evoluzione della lettera che non si capiva più un cazzo, cioè. Quindi sono un po' dovuti tornare indietro per rendere le cose più facili, se vuoi tra virgolette più ignoranti. Infatti da lì è nato quel movimento di writing in Italia, ignorantoni, grigio, sui treni, coi letteroni ignoranti che si leggeva, perché si era arrivato a un livello di incomprensione del guanciale. Questo era successo anche nel rap, perché a fine anni 90 il rap era super evoluto, era super tecnico, cioè la metrica era diventata aggrovigliata su se stessa, le rime doppiate, triplicate, che facevano riferimento alla prima barra, alla seconda, il ritornello, cioè io penso che più di là non si poteva andare, perché veramente, cioè, ci mancava solo che inventavamo un nuovo linguaggio. Io, buona idea, per motivi di budget ci hanno tolto lo studio, siamo qui, stiamo facendo la trasmissione all'interno del nostro nuovo studio. Eravamo anche appassionati di danza, facevamo uno stile di danza che si chiamava hype, in piedi o freestyle, ecco. Era insolito in Italia vedere questo tipo di cose, soprattutto da due ragazzi molto giovani. Una serata organizzata da Next One e per la Steady Crew, se non sbaglio. Next è venuto lì a conoscerci, a parlarci, a vedere un po' chi eravamo, perché ci ha chiamato a ballare alle sue serate, ha capito, ha scoperto che noi rappavamo e siamo partiti prima facendo i live di quello che stavamo scrivendo, e dopo qualche anno abbiamo deciso di registrare quello che avevamo scritto e quello che avevamo cantato. Nel tempo tento di superare tutte le prove importanti. Ci siamo chiusi un mese in uno studio a Bologna e abbiamo registrato il nostro primo disco, Dritto dal cuore. Quindi la storia è stata un po' questa. All'epoca non sapevamo che
col tempo sarebbe diventato un classico di questo genere. Facevamo semplicemente quello che ci piaceva, come fanno i ragazzi giovani adesso. Secondo me l'importanza che ha avuto quel disco è stato un po' quello, di essere innovativo per l'epoca, perché anche solo lo stile di scrittura che usavamo noi, comunque metriche molto serrate, rime che finivano con consonanti, è una cosa che si fa adesso, però all'epoca, comunque primi anni 90, non era tanto usuale o diffuso. Siamo stati un po' comunque innovatori in quello che facevamo in Italia, ma semplicemente perché noi facevamo riferimento alla scena americana, noi non prendevamo esempio dalla scena italiana, dal rap italiano. Il rap è sempre un'esigenza di dire delle cose, di esprimersi, di buttare fuori la rabbia, la negatività, tutto il male che vediamo attorno. E poi il fascino, comunque la figata di fare musica è che fai della musica che ascolti che ti piacerebbe ascoltare, o almeno ci si vuole avvicinare a quello, credo. Per esempio, quando io mi ascolto Nato Qui, il nostro EP, ovviamente mi piace, mi casa sentirlo. O quando mi ascolto Guerra Fredda, o che ne so, quando mi ascolto la mia roba, perché ovviamente l'abbiamo fatta noi e della nostra concezione musicale. Quindi non diciamo che sia il modo giusto o il modo sbagliato, però sicuramente è il nostro modo di fare le cose. Noi rimarremo penso sempre così, fino a che non moriremo. Cioè, se a 46 anni sono rimasto così vuol dire che così devo essere, così mi piace.